Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, un video in cui vi faccio vedere un prodotto che cercavo da tempo, del quale ho cercato informazioni, ho cercato video, recensioni, ma ho trovato poco e niente e allora ho deciso di portarla sul canale. Era da tempo che avevo l'esigenza di prendere una etichettatrice che però avesse determinate caratteristiche, quindi la possibilità di usarla in mobilità e soprattutto, almeno quello che interessava molto a me, era la possibilità di fare le targhette per i quadri elettrici, per i centralini, con un sistema che fosse già preimpostato, perché le ho sempre fatte con una classica Dymo dove però bisognava comporle a mano oppure metterla in verticale, che a me non sono mai piaciute. Mi sarebbe piaciuto avere la possibilità di realizzare una striscia intera con tutte le varie diciture. Ho cercato informazioni in rete, ho parlato con colleghi elettricisti, ho parlato anche in qualche forum, in qualche gruppo Facebook dove, diciamo, tra professionisti ci si dà dei consigli, e molti mi avevano consigliato questa Epson LV600P, apprezzata da molti, un prodotto che si colloca a metà strada tra un prodotto normale per uso hobbistico e un prodotto professionale, perché comunque non è un prodotto professionale, secondo me però anche per un professionista fa il suo lavoro egregiamente, ma non trovavo informazioni, quindi l'ho comprata, diciamo, a scatola chiusa, sperando di rimanere soddisfatto dell'acquisto. Vi do due informazioni che sono quelle che mi hanno fatto scegliere questo prodotto. Niente di particolare se non la caratteristica che funziona con il Bluetooth, quindi quando siete in mobilità col cellulare, con lo smartphone, vi scaricate l'applicazione, vi componete tutte le etichette che dovete fare, quadri elettrici, cavi, vedremo che ce n'è vari tipi, e poi le mandate in stampa via Bluetooth, che è una cosa già molto comoda. Inoltre viene data in dotazione, almeno questa che ho comprato io, con il caricatore da parete da 220 volt. Attenzione, perché quelle che vendono online alcune hanno il caricatore, alcune no, quindi il mio utilizzo principale sarà alimentarla da 230 volt, ma ha anche la possibilità di andare a batterie che sono delle stilo normalissime, non ha una sua batteria interna ricaricabile, che può essere un pregio ma un difetto. Un pregio perché bene o male le trovate dappertutto, un difetto perché magari tanti avrebbero preferito una porta USB per tenerla in carica e averla sempre carica. Dipende dall'utilizzo che bisogna farne. Secondo me è molto indicata per l'utilizzo tramite corrente elettrica, e avere la caratteristica di andare anche a batterie è un'emergenza, anche perché io di queste stampanti ne ho avute diversi tipi e bene o male l'assorbimento, diciamo, di corrente che hanno più o meno è quello, e le batterie durano veramente poco. Fare affidamento solo sulle batterie su un prodotto del genere rischia di lasciarvi a piedi, ecco. Per il resto usa nastri di diverse misure, da 6 a 24 mm, si trovano tranquillamente anche non originali. Insomma, tante belle premesse, ma adesso vediamo com'è fatta, come vi arriva e come funziona. Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche, e di seguirmi su Instagram Massidattoli, perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Epson LV600P. Sulla, diciamo, copertina della confezione troviamo un'anteprima di quelle che sono le targhette realizzabili, incluso alimentatore e un nastro. Ci ricorda subito che l'applicazione da scaricare sarà Epson iLabel, compatibile con i nastri da 6 a 24 mm, il 36 no. Se andiamo sul retro della scatola ci ricorda che è compatibile anche con PC e Mac, e in base al colore dello sfondo e al colore del carattere ci dice già quali nastri sono disponibili e in quali formati. Ce ne saranno alcuni disponibili come il nero su sfondo bianco in 6, 9, 12, 18 e 24 mm come altezza. Ce ne saranno alcuni disponibili magari solo in una versione, tipo carattere rosso su sfondo bianco è disponibile solo in 12 mm di altezza. Qui abbiamo tutto il resoconto. Apriamo la confezione. In dotazione troviamo un nastro da 24 mm nero su bianco, la nostra stampante, cavo USB, alimentatore, cavo di alimentazione con spina italiana, questo cavo lungo 2 metri, poi c'è l'alimentatore da 11 volt con altri 2,5 metri di cavo, quindi abbiamo circa 4 metri, 4,5 metri di distanza tra la presa di alimentazione e il luogo dove possiamo portare la macchinetta. Nastri che sono fatti in questo modo. Io ho poi comprato una serie di nastri non originali in vari colori e formati,
Come manualistica troviamo il software da PC Windows Label Editor, un sacco di manuali, informazioni, tra tutte le varie lingue troviamo ovviamente l'italiano. Guardiamo ora la nostra stampante, eccola qui. Devo dire che non l'avevo mai vista dal vivo e dà comunque un'ottima impressione, realizzata in plastica bianca o grigio chiaro con una buona sensazione di solidità, parte frontale con questo nero lucido e la fuoriuscita della stampa. Tasto d'accensione, tasto di errore, spia della batteria e stato di indicazione della connessione Bluetooth. Dietro abbiamo l'ingresso alimentazione e l'ingresso USB, un attacco di sicurezza per legarla a un tavolo o a qualcos'altro. Qui è dove verrà inserita la cartuccia, vedete che è dotato di switch e di meccanismo che alla chiusura del coperchio alza la testina di stampa contro il nastro. Abbiamo qua il vano per 6 batterie AA se non abbiamo la possibilità di usare l'alimentatore. Stampante che da sola pesa 630 grammi con le batterie, 488 grammi senza batterie. Inseriamo la cartuccia, in questo caso quella originale fornita in dotazione, basta semplicemente tenere il pezzo che fuoriesce dritto e inserire la cartuccia nel suo alloggiamento. Chiudiamo e la stampante è pronta per lavorare. Ora la alimentiamo e la accendiamo. Perfetto, lei in questo modo dovrebbe essere già disponibile per l'accoppiamento Bluetooth perché il simbolo lampeggia. Cerchiamo in questo caso col mio telefono Android l'app Epson iLabel. Questa qui, Epson iLabel. Dopo averla scaricata l'apriamo, accettiamo tutte le condizioni, le clausole eccetera. Supporto del sistema operativo Android 12, corretti alcuni bug. Queste sono le novità dell'ultimo aggiornamento. Consentire di accedere alla posizione del dispositivo mentre usi l'app. Nuova etichetta, codice a barre. Vedete che qui sotto non abbiamo la connessione. Quindi aggiungiamo una stampante, lui va in ricerca. Trova già la LV600P, consenti l'accesso ai tuoi contatti alla cronologia chiamate, gliela diamo lo stesso e accoppiamo. Adesso qui abbiamo la stampante LV600P collegata, possiamo partire con la creazione di nuove etichette. Il simbolo del Bluetooth mi segnala la corretta connessione, ora facciamo la creazione di una nuova etichetta. Nel creare una nuova etichetta abbiamo già tutta una serie di opzioni, codice a barre QR code, codice a barre tradizionale, lunghezze multiple. Abbiamo poi un catalogo etichette dove abbiamo tutte delle segnalazioni preimpostate tipo etichette di precauzione, di pericolo, vari divieti. Qui sotto abbiamo tutta una serie di categorie. Vedete che abbiamo precauzioni, tubi, valvole, istruzioni, sicurezza, antidisastri, crimini, attività, negozio, impianto, ospedale, eccetera. Andiamo ad esempio su impianto, vietato l'accesso, report, sicurezza, segnalazione di area, ad esempio wifi. Se clicchiamo elenco o miniatura ci fa vedere direttamente le miniature della tipologia di etichette. Se vogliamo fare ad esempio un QR code possiamo procedere a scrivere quello che deve essere letto con il QR code, eccolo qua. Una volta messo ad esempio un indirizzo di un sito internet, lui genera il QR code, clicchiamo fatto, lui ci fa già vedere come viene l'anteprima, ci chiede che tipo di larghezza di etichetta abbiamo, in questo caso è corretta la 24 mm. La lunghezza dell'etichetta possiamo farla in automatico decisa dall'app o in manuale decisa dal valore che andiamo a mettere, quindi possiamo ad esempio ridurla a 22 mm. Vedete che non ci sta nell'anteprima perché non è corretta, la mettiamo quindi in automatico e da solo ha deciso che deve essere lunga 38. Qui sotto abbiamo la possibilità di vedere l'anteprima di come verrà effettivamente stampata l'etichetta, abbiamo la possibilità di impostare i margini standard o minimi, se fare il taglio automatico del nastro o meno, se per caso tagliare a metà l'etichetta, la velocità di stampa che in questo caso non è modificabile, quante copie farne e se aumentare la densità di stampa. Noi ad esempio cambiamo i margini, li mettiamo minimi, vediamo come viene l'etichetta, e viene in questo modo, tramite il tasto verde qua della stampante lo mandiamo in stampa. Ecco qua il nostro QR code. In automatico abbiamo poi ad esempio la possibilità di stampare data e ora corrente che va a prendere direttamente dal telefono o che possiamo immettere a mano.
una cronologia di tutte le etichette che abbiamo creato che rimangono nella cronologia, che possiamo anche salvare all'occorrenza. Torniamo sulle categorie delle etichette. Una volta che siamo in una categoria possiamo anche fare uno slide a destra o a sinistra per sfogliare tutte le anteprime direttamente da qui. Ma la cosa interessante è che possiamo anche usare un'altra applicazione diversa da Epson iLabel che si chiama Datacom. In questa applicazione Epson Datacom, sempre disponibile nello store ufficiale delle applicazioni, vedete che anche qui non abbiamo la stampante connessa, andiamo a scegliere la stampante LV600p. Questa è l'applicazione diciamo più tecnica che interessava particolarmente a me per creare ad esempio le etichette dei quadri elettrici. Una volta entrati in crea etichetta abbiamo tutta una serie di categorie diciamo più per professionisti, perché abbiamo i pannelli multifunzione per esempio dei moduli rack delle reti, le etichette dei cavi, abbiamo le varie linguette, la possibilità di stampare, non in questo caso perché lei non lo gestisce, anche le etichette HST, etichette da frontalino, etichette diciamo generali, e quelle che interessavano a me erano le etichette da modulo, da centralino, perché entrando in modulo vedete che abbiamo la larghezza preimpostata del modulo che è già corretta 17,5. Noi semplicemente andando a impostare numero moduli, ad esempio 1, 2, 3 o 4, vedete noi adesso prendiamo due moduli, impostiamo la larghezza dell'etichetta che è sempre in questo caso 24, quante copie, la possibilità di mettere o meno la linea tra un modulo e l'altro. Vedete che in questo caso abbiamo definito due moduli dove il primo modulo ha un moltiplicatore. La prima sezione di stampa possiamo dire da quanti moduli è. Noi mettiamo che vogliamo fare la prima sezione da due moduli, importante, ci fa fare anche il mezzo modulo perché a volte serve, e diamo 2. Nel testo possiamo mettere il testo del primo modulo, tipo generale. Quindi noi abbiamo impostato il testo generale sulla prima parte della nostra strisciata, diciamo, che include due moduli. Possiamo poi scegliere la dimensione del carattere manualmente o adattandola, vediamo cosa succede adattandola, e questo è il primo modulo. Nel secondo, che ad esempio magari è un magnetotermico da un modulo singolo, mettiamo come testo forza, dimensione carattere la diamo automatica, perfetto, noi in questo caso abbiamo definito la nostra etichetta di prova. Andiamo avanti, vedete che ci dà già l'anteprima di come viene stampata. Se togliamo l'interlinea, vedete che non c'è più la divisione. A me l'interlinea piace. Lui ad esempio produrrebbe una cosa del genere in questo momento. Ci dice che ne fa una copia che è alta 24, che verrà lunga in totale 54,5 mm. Possiamo anche salvare la nostra etichetta o possiamo mandarla direttamente in stampa. Lei fa sempre uno scarto di taglio all'inizio della prima stampa, questo è da tenerne conto perché alla lunga può generare diciamo uno spreco di etichetta, è una sua funzione che devo capire se è modificabile. In questo caso ha generato la nostra etichetta, vediamo se la dimensione è azzeccata. Ok, questa è solo una prova per farvi vedere come viene fuori e direi che viene perfetta. Vedete che è molto veloce realizzare delle etichette anche complesse per un quadro molto grosso. Proviamo a fare ad esempio le etichette per un cavo. Opzioni di stampa, la larghezza è sempre definita dalla cartuccia che abbiamo inserito. Ci chiede addirittura la dimensione del cavo espressa in AVG, che se non conoscete i valori dovete eventualmente guardarvi delle tabelle. Se no abbiamo cavi di rete categoria 5, categoria 6 eccetera, o cavo personalizzato. Proviamo ad esempio a stampare l'etichetta per un cavo di categoria 6, lo chiamiamo postazione 1, lunghezza 24, diametro del cavo categoria 6, lunghezza etichetta 25 non è modificabile. Possiamo ripeterla, possiamo farne più copie, possiamo decidere la dimensione del carattere. Proviamo a lasciare carattere 6, andiamo avanti, ci fa vedere come verrebbe l'etichetta. La mandiamo in stampa. Ha prodotto la nostra etichetta che vedete in base alla larghezza preimpostata del cavo, la stampa in modo da farla calzare perfettamente con il cavo in oggetto. Quindi partiamo ovviamente dalla parte bianca,
attacchiamo sul nostro cavo, lo facciamo girare bene e in questo modo abbiamo marchiato il nostro cavo postazione 1. Possiamo farli anche a linguetta. Abbiamo anche la possibilità di fare linguette conformi con lo standard IA606B, quindi in base al numero del rack e alla posizione del rack che è modificabile, andiamo a produrre un'etichetta con anche il numero di porta di questo tipo. Quindi se la mandiamo in stampa avremo la nostra etichetta conforme da mettere a mo' di bandierina. Abbiamo poi la voce pannello multifunzione, quindi pannello universale, pannello multifunzione Signamax o pannello multifunzione Hubble. Vedete che abbiamo tantissime opzioni anche qui, insomma riusciamo ad avere dei risultati molto interessanti. Abbiamo le targhette da frontalino, quindi frontalino orizzontale conforme sempre allo standard EA606B, oppure su un frontalino non standard con misure definite dall'utente. Etichetta generale, abbiamo una normalissima etichetta dove possiamo stampare qualsiasi cosa. Tornando invece all'app iLabel, possiamo anche qui creare delle etichette diciamo a mano, dove possiamo definire a mano quello che andremo a scrivere. Larghezza, lunghezza 64 mm. Ecco, ad esempio, se noi volessimo fare una bandierina per un cavo in orizzontale a mano, basterebbe scrivere quello che vogliamo, magari con una dimensione di carattere un po' più piccola. La lunghezza automatica della targhetta sarebbe 24 mm. Noi se la mettiamo in manuale la facciamo ad esempio larga 24x2 che sono 48 più un giro magari da 1 centimetro, andiamo a produrre una targhetta da 58 mm che in anteprima viene in questo modo e ci dà la possibilità di creare una targhetta a mano. Noi abbiamo creato la nostra bandierina in orizzontale. Magari poi prendete la mano con le misure, avrei dovuto farla un pelino più lunga. La vostra fantasia vi aiuterà a produrre, diciamo, quello di cui avete bisogno. Ora, il nastro da 24 mm in dotazione nel mio caso non va bene per fare le targhette dei centralini. Tolgo il nastro da 24 mm, ne ho comprati ad esempio 3 da 12 mm, sempre nero su bianco. Ne ho presi altri da 12 colorati e ho preso anche del 12 ad esempio nero su giallo, che uso spesso per segnalare magari dei quadri industriali eccetera. Proviamo ad aprire questo modello di cartuccia compatibile. Riaccendo la stampante e sempre con l'app Datacom realizzo l'etichetta di un quadro elettrico un po' più complesso. Quindi questa sarà l'anteprima, alloggio box giardino vuoto, controllo carichi, condizionatore, caldaia e mi dà qua taverna box e cantina perché è un segnalatore a 3 LED su un modulo. Direi che possiamo stamparlo. Ecco qua la nostra etichetta, ora vado a piazzarla e vediamo se è venuta giusta. Una volta stampata l'etichetta andando avanti avete anche la possibilità di salvare la vostra etichetta per tenerla e riutilizzarla magari andando solo a modificare qualche sezione. Ok, spegniamo la stampante, stacchiamo l'alimentazione esterna e proviamo ad alimentarla a batterie. Quindi 6 stilo, la accendiamo. Lei ora è in condizione operativa normale, la spia si accenderà solo quando sono in esaurimento. Diciamo che questa è una condizione più di emergenza. Io mi porterò dietro la stampante con l'alimentatore, poi vabbè sapete che nel furgone ho l'inverter e tutto, quindi in teoria non avrò mai bisogno delle batterie, ma se proprio servisse in caso proprio di emergenza. Vediamo come si comporta con la batteria. Torniamo nell'applicazione iLabel, andiamo a fare di nuovo un QR code. Diamo l'anteprima, lo mandiamo in stampa. Vedete che anche sul nastro da 12 mm la definizione è molto buona, alla pari con quello originale da 24. Ecco, una prima differenza che noto tra il nastro originale e il nastro compatibile, che è quello piccolo, è che quello originale è meno bianco, è un po' più giallino. Ok, qua legge massidattoli.it, qui legge massidattoli.it, quindi i QR code funzionano tranquillamente. Proviamo a fare una stampa grafica dentro il catalogo etichette, tipo precauzione, la modifichiamo, andiamo a cambiare il testo.
quindi anche le targhette preimpostate sono modificabili. Questa me l'accetta da 12 mm, mandiamola in stampa. Essendo a trasferimento termico non abbiamo una definizione così precisa, ma comunque buona, ben leggibile. Insomma, una stampante che è sicuramente utile a fare quello che devo fare io, ossia le targhette dei quadri elettrici, ma che si presta a fare anche molte altre targhette per svariati utilizzi, comprese varie tipologie di targhette per i cavi che possono essere molto comode. Bene, abbiamo visto tutta la parte, diciamo, via applicazione. Vi faccio vedere velocemente anche il software da PC, anche se secondo me non ha molto senso utilizzarla a casa col computer o in ufficio, anche perché io l'ho presa per gli interventi, diciamo, in mobilità. Se io devo prepararmi delle targhette per ad esempio fare i quadri, mi sono costruito una tabella Excel col mio logo, tutte le diciture, insomma fatto bene. Prendi un foglio A4 adesivo, lo stampi, lo ritagli e vengono più belle comunque di queste, perché comunque la definizione avete visto che è quella di una stampante a trasferimento termico, non può essere, almeno su questa gamma di prodotti, eccelsa. Però vi faccio vedere un attimo il software, perché comunque ha delle particolarità diverse dalle applicazioni che potrebbero tornarvi utili. Sul sito Epson, cercando il prodotto Labelworks LV600P, dentro i download troviamo il software Label Editor aggiornato all'ultima versione. Quello del CD molto facilmente potrebbe essere una versione vecchia e oggi come oggi non tutti hanno un lettore CD sul computer. Una volta scaricato il file lanciamo l'installazione. All'avvio dell'installazione vi chiede se volete installare applicazione driver o solo applicazione. Facciamo applicazione driver, accettiamo, andiamo avanti. Troviamo quindi l'applicazione Label Editor, si apre subito la finestra che chiede il modello di stampante per installare i driver, scegliamo Epson LV600P, ci chiede se la stampante viene connessa tramite Bluetooth o tramite USB. Se avete un computer con il Bluetooth potete gestire la stampante anche senza cavo. Si apre questa finestra, vediamo che la stampante è collegata, non riconosce in automatico al primo avvio il nastro inserito, ma dobbiamo cliccare questo tasto aggiorna. Adesso la riconosce come 12 mm. Possiamo scegliere se fare un testo orizzontale, verticale, lunghezze miste, targhette da ufficio, etichettatura di cavi, frontalini, involucri. Abbiamo anche qui un catalogo di etichette che è molto più vasto di quello che abbiamo sull'applicazione. Veramente tantissime etichette di sicurezza. Abbiamo addirittura le targhette dei bagni, le targhette di materiale infiammabile, etichette per uso scolastico, tantissime etichette. Se andiamo in modalità creazione di targhetta normale, abbiamo qui tutta una serie di opzioni, la possibilità di inserire anche un'immagine. Ovviamente l'immagine viene riadattata graficamente a quello che può produrre la stampante. Se la mandiamo in stampa e vediamo che comunque è riuscito a produrre una stampa in grafica, anche se la qualità ovviamente è quello che è. Bene, ve l'ho fatta vedere, a me piace molto, prende posto nella dotazione sul furgone, fa tutto quello di cui ho bisogno. Se avete altre esigenze particolari dovete magari andare su prodotti più professionali, che però di conseguenza hanno un costo molto più alto. Questa stampante, come vi ho detto a inizio video, si colloca a metà strada tra un prodotto hobbistico da casa e un prodotto professionale, anche come prezzo, perché si trova online sui 140 euro più o meno, giù di lì. Non ho trovato un'offerta particolare, una stampante che non hanno tutti, quindi vi lascio qualche link in descrizione, ma per comprarla vi conviene fare qualche ricerca e magari trovate l'offerta del momento. Io spero che il video sia stato utile, che vi sia piaciuto. Se avete altre domande fatemele pure prima di procedere all'acquisto, se avete dei dubbi. Vi chiedo solo un bel like, troverete il link del video e qualche link per comprarla nel mio canale Telegram, i link di Massidattoli. Per quello che riguarda i nastri compatibili, che vanno benissimo, io li ho comprati tutti su Amazon e vi lascio i link nel canale e nella mia pagina Amazon Massidattoli Tech Solution. Ovviamente trovate tutto quanto sotto nella descrizione del video. Iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima o in una diretta del giovedì sera. Ciao da Massidattoli!